Ciao carissimi utenti, allora l'argomento di oggi è la formattazione, però la formattazione non di computer ma di dispositivi USB. Quindi per intenderci oggi vedremo come seguire correttamente, addirittura una procedura semplicissima, molti di voi già conoscono, come seguire appunto la formattazione delle nostre pendrive, dei nostri hard disk esterni, quindi via USB, quindi tutto quello che è esterno noi lo possiamo formattare. Molti di voi sicuramente già, come ho detto poco fa, sapranno formattare perché è veramente semplice, però molti di voi non sapranno se vengono da una pendrive o un hard disk esterno che abbia la doppia partizione, quindi magari quell'hard disk stesso è diviso in due, lo vogliono eliminare ed unire, o a sua volta chi invece ha una grande pendrive o un grande hard disk e non vuole creare un'unica partizione, quindi un'unica lettera, per intenderci quando la inseriamo che vi spuntano le classiche vocine D e F, invece Prent ne vuole creare più di una, quindi dividere quello stesso hard disk in più parti per metterci magari varie cose all'interno. Quindi è veramente semplicissimo, vediamo tutti questi meccanismi, insomma dalla formattazione semplice che già sicuramente credo tutti già conoscete, e poi dal togliere più partizioni oppure a inserire e creare più partizioni, sempre però senza nessun programma, quindi con l'utilities che ci permette di avere a disposizione il nostro Microsoft Windows. Cambiamo inquadratura e vediamo subito come procedere. Ed eccoci qua. Allora, la cosa che dobbiamo andare a noi a vedere è lavorare intanto su questo PC. In questo caso noi stiamo lavorando su Windows 11, si chiamerà questo PC. Magari se voi avete ancora installato il vecchio sistema operativo, per esempio il 7, che porterà la voce magari di computer, questo computer e altre dicerie risorse del computer, dobbiamo comunque andare a lavorare là dentro, quindi dove si vanno a vedere all'interno, se ci fate caso, tutte le nostre periferiche. Io sto lavorando su un computer che ha già per esempio due partizioni, quindi il classico C e il classico D. Questi non sono due hard disk, sono due partizioni, perché in questo computer c'è una macchina che monta un SSD da 1 tera, quindi questo fate caso che è un unico hard disk diviso in due, quindi quello che vi dicevo io. Però stiamo parlando oggi di dispositivi esterni, perché questa parte da me è messa proprio all'interno della macchina. Il dispositivo esterno, come potete andare a vedere, ha preso la lettera di E. Questo perché? Perché ovviamente va sempre, l'ultimo dispositivo che andiamo a inserire, ovviamente va in ordine alfabetico, quindi già la C esiste, la D esiste, continua con E. Se noi mettiamo un'altra pendrive, ovviamente prenderà la lettera di F e così via. Quindi in questo caso io ho inserito praticamente un hard disk esterno che è sempre da 1 tera. Ovviamente manca la parte restante perché ovviamente se la prende un pochettino sempre quando si va in fase di formattazione si perdono ovviamente giga, non sarà mai la capienza perfetta ed esatta. Diciamo questo procedimento vale per tutti i dispositivi USB, quindi anche le pendrive, tutto quello che volete. Quindi la formattazione, quella che di solito andiamo a fare, effettuare, che tutti sicuramente conoscete come ho detto nell'anteprima del video, è il classico tasto destro sopra l'unità che dobbiamo andare a formattare. Mi raccomando, quando fate il test non fatelo su queste periferiche che voi avete, perché combinate veramente danno, perché con la formattazione capite bene che si perdono molti dati, quindi dovete essere sicuri la lettera a cui corrisponde la vostra pendrive o hard disk inserito appena inserita. In questo caso quindi tasto destro sopra la pendrive si va a fare direttamente il classico formatta. Se voi non lo trovate subito qua, ovviamente andate su mostra altre opzioni che ci sarà sempre la scritta formatta. Si clicca formatta, si aprirà sempre l'utility di Windows in questo caso e qui possiamo andare a decidere se andare a formattare in NTFS, extra FAT32, per esempio in questo caso di hard disk che è davvero enorme perché è 1 tera che equivale a 1000 giga. Ovviamente non lo posso mai andare a formattare in FAT32 perché non ce la farebbe mai, vale per le cose più piccoline, quindi in questo caso lui già me lo setta in NTFS che va benissimo. Voi sicuramente se inserite una pendrive vi troverete qua nel menu a tendina anche il FAT32, quindi per le pendrive vi consiglio sempre di utilizzare il FAT32 soprattutto se sono pendrive piccoline. In questo caso non togliamo nulla, non cambiamo nulla nella dimensione di unità di allocazione. Il volume sarebbe il nostro praticamente nome. Se vedete qua sotto coincide con il volume, con il nome, scusate, della pendrive o dell'hard disk. Quindi in questo caso se noi vogliamo rinominarlo per esempio in HDD, per esempio dati, che noi ci mettiamo i nostri dati, basta rinominare e una volta che noi faremo la via, cliccando sempre la formattazione veloce, perché queste sono cose che
diciamo, si formattano super giù di continuo, soprattutto quando magari potete salvare dati di qualche altra persona, di clienti che vi servono soltanto per spostare, insomma, e non da lasciare sempre lì, si consiglia sempre di fare la formattazione veloce perché, insomma, è la formattazione quella più blanda e più sbrigativa. In questo caso si va a fare soltanto avvia e ok. E lui ovviamente procederà direttamente con tutta la formattazione. È stato velocissimo proprio perché abbiamo messo formattazione veloce, quindi possiamo chiudere. Quindi in questo caso avete visto che ha cambiato anche il titolo, HDD dati, quindi voi potete scegliere quello che volete. Mi raccomando, evitate di mettere trattini, lettere, backslash, punti e caratteri insomma strani. Scrivete con gli spazi, potete farlo anche tutto unito, scrivete cose più normali possibili. Ora, l'altra, e questa è la procedura quella più semplice. Voi mi state dicendo, ma è stato fatto un video per la formattazione semplice, perché non servirà a nulla. Intanto non è detto, perché molte persone molte volte non sanno come andare a formattare nemmeno una pendrive anche quando l'acquistano, che dico sempre che è consigliata formattarla. Quindi quando acquistiamo pendrive, anche se sono nuove, vanno sempre prima formattate, non vanno mai utilizzate così come sono. Quindi, detto ciò, l'altra cosa che si va a vedere è che da un'unica partizione, quindi seguitemi bene, significa che questo hard disk da 1 tera è tutto da 1 tera messo, quindi noi tutti i dati che salveremo li salveremo solo qua dentro, in un unico hard disk. Se noi vogliamo dividere, per esempio, questo hard disk che è veramente grosso, da 1 tera, lo vogliamo dividere su per giù, un 500 e l'altro 500, quindi creare la classica doppia lettera, quindi una E e una F, in questo caso che si deve fare? Allora, la procedura diciamo che è un po' diversa, ma è sempre semplicissima. Se mi seguite passo passo, bisogna andare a lavorare su quella famosissima impostazione di questo PC. Quindi in questo caso noi possiamo anche andare, anzi lasciamo questo aperto, magari lo mettiamo in piccolino, dobbiamo andare a lavorare su questo PC. Come facciamo? Tasto destro sopra questo PC e noi non dobbiamo fare altro che andare su mostra altre opzioni per quanto riguarda l'11, perché magari con altri sistemi operativi voi già vi ritroverete questa schermata invece. In questo caso dobbiamo recarci su gestione. Perfetto, si è aperto questo altro menu. Dove dobbiamo andare qua all'interno? Già questo menu, se ve lo ricordate, non l'abbiamo utilizzato per andare a controllare tutti i driver del nostro praticamente computer sotto gestione dispositivi. A noi oggi non interesserà gestione dispositivi, ma interesserà gestione disco. Ora qui si apriranno tutti gli hard disk che noi abbiamo anche all'interno, quindi come una specie di questo computer, però dove possiamo andare a lavorare, e dice anche il file system che abbiamo creato qual è, quindi quello che vi dicevo poco fa, se è un NTFS o un FAT32. Qua semplicissimo veramente, ma massima attenzione perché si può incorrere sempre all'errore che andiamo a formattare un hard disk invece che a noi serve il classico C o il classico doppia partizione dove ci sono dati salvati magari personali, quindi attenzione, dovete sempre ricordarvi qual è la lettera dell'ultima pendrive o hard disk che avete inserito. In questo caso da me, quando clicchiamo questo PC, abbiamo capito che io sto lavorando sulla lettera E, quindi non mi verrà mai in mente di andare a lavorare su tutta questa stringa C e D, perché veramente combinerei danno, perché eliminerei tutti i dati dal mio computer in maniera irreversibile. Quindi io devo lavorare solo su E. Una volta che avete capito benissimo qual è la lettera, possiamo andare a creare le nostre partizioni. Come si fa? Veramente semplicissimo. Ci mettiamo proprio qua dentro, all'interno della lettera, col tasto destro. In questo caso cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare soltanto elimina volume sì. E lui ha eliminato completamente l'hard disk. Quindi ora noi qua possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo ricreare solo un'unica partizione, possiamo ricreare più partizioni, ma veramente quante ne vogliamo, C, D, E, scusate, D, E, F, G, insomma tutte le lettere che vengono in ordine alfabetico. Come si fa? Andiamo a dividere per esempio questo hard disk in due. Tasto destro, nuovo volume semplice, cliccheremo su avanti, in questo caso qua, dato che insomma vi potete anche munire di calcolatrice se volete fare un calcolo su per giù quasi esatto, non sarà mai esatto, perché vedete ci sono numeri insomma strani, finali, questo finisce con un 3852, non è proprio un tera preciso, quindi in questo caso se volete vi potete munire anche di calcolatrice. Per esempio a me non interessa farlo preciso, siccome questo è come pesantezza 1 tera che equivale a 953.852, io posso fare per esempio, posso creare due parti da una 500.000 e una
la restante parte. Quindi in questo caso come prima parte io andrò a mettere 500.000 di peso, che equivale a quindi 500.000 megabyte, che equivale ovviamente a 500 giga, quindi non mettete mai 500 perché non equivarrà mai a 500 giga, equivale a 500 mega, quindi in questo caso vi farà due partizioni, una per l'intero hard disk e una che è veramente inutilizzabile. Quindi mi raccomando, mettiamo i valori sempre in mega, quindi 500.000. Cliccheremo su avanti, il nome della lettera ovviamente in automatico sarà la E, in questo caso non dobbiamo quindi toccare niente, facciamo avanti e qui la stessa cosa. NTFS, come a poco fa, possiamo scegliere cosa andare a fare. Voi qua, se in caso di pendrive, vi troverete anche, abbiamo detto, FAT32. In questo caso qua possiamo andare a ricambiare di nuovo il nostro nome sul volume. Io posso lasciare volume perché è in fase di test, non mi interessa niente, anche perché l'abbiamo cambiato già poco fa. Esegui formattazione veloce, quindi qui comunque non dovete voi toccare nulla, per questo è semplice. Clicchiamo su avanti, fine, e direttamente vedrete che lui ora qua ha creato la prima partizione che si è aperta addirittura in automatico. La prima partizione peserà 488,28, nonostante io abbia messo 500.000. Quindi questo perché sempre una parte di giga se li prende il nostro hard disk e la formattazione del nostro Windows. L'altra parte praticamente è 443, però ancora se ci fate caso c'è scritto che non è allocata perché noi abbiamo diviso l'hard disk in due, quindi dobbiamo ancora praticamente, per farvelo capire in maniera semplice, assegnargli una lettera. Quindi stessa procedura anche in questa nera, ve ne accorgete anche dal colore, che questo blu è già attivo con la lettera e quello nero ancora no. Stessa cosa, ci posizioniamo sopra la parte restante, tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, lasceremo tutto questa volta per com'è senza toccarlo perché dobbiamo riempire completamente la restante parte dell'hard disk, avanti, lettera G perché va in ordine alfabetico, avanti, avanti, fine. E lui formatterà la seconda parte praticamente dell'hard disk. Ecco che abbiamo trovato, abbiamo diviso E e G il nostro hard disk che è unico. Quindi se io vado di nuovo su questo computer, questa volta io troverò infatti le due partizioni. Questo è un unico hard disk, è quello che poc'anzi noi avevamo da 1 tera, l'abbiamo diviso in due, quindi come se noi effettivamente noi abbiamo inserito nel nostro computer, in questo caso io sto lavorando con l'hard disk, lo stesso era con una pendrive, ho inserito un unico componente hardware, l'hard disk, però è diviso in due, in modo che io possa andare a metterci per esempio qui, che vi posso dire tutte le mie fotografie su E e invece su G tutti i miei video, in modo che così non impazzisco quando devo trovare una fotografia, so che devo andare su E, quando devo trovare un video so che devo andare per esempio su G. Perfetto, e questa è una seconda modalità di formattazione. La terza ed ultima modalità di formattazione è praticamente l'effetto contrario. A voi per esempio viene dato, magari qualcuno in precedenza ha creato un hard disk proprio così, quindi con la doppia praticamente partizione. A voi questa doppia partizione dà noia, non vi interessa, voi volete soltanto andare a creare un unico hard disk di nuovo, per esempio da 1 tera in questo caso, proprio perché non vi interessa dividere, per esempio, stiamo parlando di foto e di video, perché vi interessa avere tutte cose lì, e invece vi dà noia andare a dividere e andare a cercare in una cartella video, in una cartella foto o altre cose, per esempio in una cartella solo curriculum e in una cartella solo magari le bollette che pagate, insomma, quello che volete voi, per qualsiasi motivo, non volete le doppie partizioni. Che si fa? Si va sempre a chiudere questo PC, io rifaccio di nuovo tutto per farvelo capire, si va sempre nella stessa parte del Windows, dell'utile di Windows, quindi tasto destro sopra questo PC, mostra altre opzioni, andiamo su gestione. Stessa procedura, quindi in questo caso dobbiamo andare su gestione disco, andiamo ad assicurarci quali sono le lettere, in questo caso E e G è la mia, la possiamo andare a vedere da qua, praticamente da questo computer, quindi E e la G è il mio hard disk diviso in due. Lo voglio unire, che si fa? Semplicissimo. Andiamo su E, tasto destro, elimina volume, sì, eliminato immediatamente. Su G, tasto destro, elimina volume, sì. Lui ha ricreato sempre un'unica partizione, quindi l'hard disk è ritornato come prima. Ovviamente sempre nero, quindi non allocato, che significa, ripetiamo, dobbiamo assegnargli una lettera. Come si fa? Tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, lasceremo tutto per com'è perché praticamente se dobbiamo assegnare la lettera a tutto l'intero hard disk non dobbiamo togliere nemmeno un punto, quindi lo 0, quello che sia. Andiamo su avanti, lasciamo tutto per com'è, andiamo su avanti, qua se volete potete soltanto cambiare il nome, in questo caso sarà volume, e se volete invece lo potete lasciare per com'è se non vi interessa il nome, avanti, fine.
lui direttamente andrà a formattazione e già ha creato praticamente l'hard disk di nuovo su un'unica partizione. Quindi se ritorniamo su questo PC, praticamente noi abbiamo di nuovo l'hard disk tutto per intero. Quindi questa praticamente è la procedura esatta per andare a creare più partizioni su un hard disk o su una pendrive esterna USB, oppure andarle ad unire, quindi eliminare tante partizioni e mettere all'interno. Vi ricordo solo che con la formattazione ovviamente si perdono i dati che ci sono all'interno, quindi se la pendrive o l'hard disk è nuovo non ci fa niente, potete direttamente formattare. Se invece dovete fare questa procedura vi consiglio semplicemente di salvarvi prima i dati e dopodiché andare a formattare, stando attenti, mi raccomando, ovviamente non mi posso mai prendere la responsabilità, essendo voi la maggior parte non tecnici hardware, quindi professionisti. State attenti alla lettera che andate a formattare, perché effettivamente solo qui potete combinare un danno irreversibile, perché se andate a formattare per sbaglio, vi confondete con le lettere, una D perché il vostro hard disk all'interno però è magari partizionato in maniera doppia, o per sbaglio andate a formattare qualche cosa di C, avete un danno irreversibile che il computer non vi partirà più e dovete riformattare tutta la macchina con la conseguenza della vostra perdita dei dati. Quindi questa è solo l'unica cosa non difficile, ma che dovete prestare la massima attenzione. Sicuramente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!